Cos'è stato? Non lo so. Sentito. Hai sentito anche te? Ho sentito, sì. Una voce? No, un rumore. Un rumore, sì. Io ho sentito una voce. No, però un rumore. C'è qualcuno? Che c'è? L'ho sentito anch'io, ho sentito un rumore. Ma di là? Anch'io, sì. Allora illuminiamo, andiamo dentro tutti insieme con la luce. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Cominciamo questa analisi ringraziando Barbara del GPI, che era tempo che ci diceva dai facciamo qualcosa insieme quando capitate giù in Toscana. E ci siamo riusciti. Voi sapete che la Toscana è la nostra seconda casa ormai da quando abbiamo conosciuto CRI, per cui siamo sempre, insomma quasi sempre appena abbiamo da quelle l'occasione, parti. Esatto, e quindi mai come questa occasione migliore per chiamare Barbara e finalmente conoscerla e fare qualcosa insieme. Tra l'altro era la sua prima ispezione notturna. In notturna è stata una collaborazione davvero interessante, bella, sì. Poi il piacere di conoscerla, certo. Di passare alcune ore con lei è stato davvero piacevole. Sì, anche quando non trovavamo un panino da mangiare, sì, soprattutto quel momento. Abbiamo girato tutti i colli pisani esatto. per trovare un bar aperto. Esatto, ed è stato sì, una cosa, è stato simpatico, sì. Tra l'altro Barbara aveva come dire, espresso il desiderio di essere portata in una casa infestata e noi siamo andati proprio in una delle case più chiacchierate in quest'ultimo periodo, a partire da me medesimo quando ci andai tempo fa per la prima volta e quando poi ci tornai con Lara. E quella volta lì successero delle cose, la seconda intendo, delle cose assurde. Quando siamo andati noi, sì, allora innanzitutto essere andati alla Casa Gialla, che è un mito del paranormale, diciamo così, è stato veramente bellissimo. Sì. L'anno scorso per noi quei due episodi particolari, uno in presenza perché la finestra che si muoveva ci ha scioccato, e poi scoprire una volta a casa il movimento della giacca, no? che si era. Infatti ci siamo concentrati anche questa volta, abbiamo lasciato la telecamera questa volta. Però non si è mosso nulla, e d'altra parte cioè, non sono regole, non ci sono regole e ci sono regole, e il fantasma, mettendo che ci sia, non è che appena vede queste due facce entra, muove, fa e disfa come vuole, per cui, ma penso anche quando guarda le facce degli altri, nel senso non penso che né più belli né più brutti degli altri, e quindi niente, siamo entrati, abbiamo posizionato la camera fissa subito appena arrivati sul luogo, e poi ci siamo inoltrati dentro la casa. Lì è successo quasi niente se non il Tascam che è caduto, ed avevamo posizionato sul letto e l'abbiamo ritrovato in un primo momento ribaltato, sdraiato. Ora magari non l'avevo posizionato perché l'ho sistemato io, magari non l'ho posizionato nel modo giusto, i tre piedi che si devono allargare, magari non l'ho posizionato bene ed è caduto. O forse chissà, fatto sta che l'abbiamo risistemato e poi l'abbiamo ritrovato normale. A proposito di Tascam non abbiamo sentito nulla, rumoretti, l'unico dubbio, una specie di mugugno, ma non ho voluto non lo facciamo neanche sentire, perché non siamo neanche sicuri, forse era un uccello. O io o Barbara, che magari mentre si parla si sottolinea qualcosa, no? Dicendo tante volte può capitare, o un animale notturno fuori. Ecco, poi interessante il discorso, poi arriviamo nel secondo stabile, che è quello che secondo me ha più interesse, soprattutto riferito all'anno scorso per il discorso della giacca. Comunque ecco, anche in Casa Gialla, a parte appunto il Tascam che è cascato, anche a Barbara gli si è fermato il gimbal. Il gimbal è quel trepiede a cui viene attaccato il telefono per poterlo sistemare in orizzontale o in verticale. Ebbene, senza che lei schiacciasse nulla, e per poterlo far mettere in verticale ci vuole una pressione della bottona
bottoniera, ecco, è andato in verticale da solo e si è spento per qualche istante questo gimbal, adesso non so se lo stia pronunciando nella maniera corretta, comunque stabilizzatore per parlare in stampatello, ecco. E questo è strano perché Barbara non ha pigiato niente e infatti si è stupito, cioè la cosa l'ha proprio stupita, questo se non sbaglio era verso la fine, eravamo lì intenti al K2, i due K2 che hanno brillato e avevano dato, ecco, queste risposte, diciamo così, e lei tutto d'un colpo ha detto un attimo, mi si è fermato il gimbal, adesso io ho il nome tecnico. Ed è stato, allora, in merito a questo diciamo anche una cosa, Barbara abitualmente registra con il cellulare, nel suo canale al quale chiediamo di iscrivervi, esatto, ecco. Ovviamente aveva tolto tutti i dati, cioè lo usava semplicemente come videocamera, ecco. Sì, abbiamo tolto tutti i dati a partire da Barbara che lo usava come videocamera di ripresa, e poi ovviamente noi, e ecco, queste sono le stranezze. Poi in Casa Gialla effettivamente non è successo niente, sì, a parte magari qualche rumoretto, qualcosa che vabbè. La cosa strana che si è in parte ripetuta è nell'altro stabile. Sì, nell'altro stabile è stato come sempre, io direi come sempre, anche quando andai la primissima volta, la seconda collana, al di là della giacca che come diceva lei giustamente l'abbiamo scoperto in editing, però quel posto lì proprio non ci piace, ci sono cattive sensazioni, e tant'è che abbiamo sentito dei rumori provenire dalla parte diciamo posteriore sì, dove c'era la stanza, oltre la stanza del camino, quello grosso, esatto. Ecco, lì si sentivano rumori che ci hanno spaventato. Poi ovvio, sul momento cerchi di far andare via la paura giustificandoli in tutti i modi, quindi pensi ai piccioni, pensi ad animali che magari possono essere sul tetto. Tra l'altro però lì ti si è illuminato il K2 che io non ho esattamente beccato, e lì si è illuminato il K2 e stranamente Barbara, che aveva in mano il suo K2, diceva il suo sì, il mio no, per cui stavamo a 1 centimetro di distanza, eravamo attaccate. Quindi stranezze forse più lì che non in quella definita Casa Gialla. Sì. Altro, ragazzi, non saprei che dirvi, non c'è altro da aggiungere. Se non, vabbè, le sensazioni particolari nell'essere lì, su una collina dove non c'è nulla, perché c'è solo la casa. C'è solo la casa e basta. Nel buio più completo. E quello, però le uniche insomma sono anche state, se le contiamo sono anche state abbastanza. Le cose strane successe sono state queste. Sono queste. Ovviamente condividete il video, lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale, ma anche a quello di Barbara del GP Paranormal, e tra l'altro il suo canale è bellissimo perché lei gira, va a vedere posti pazzeschi, bellissimi, e spesso in compagnia del suo compagno e di 2 cani favolosi, 2 cani pazzeschi, bellissimi, che se li avesse portati in Casa Gialla ci ho sperato prendevamo noi, anche perché gli animali sono dei sensori molto più attendibili, esatto. E quindi anche Barbara ha, se volete, uno strumento che quasi nessun gostanterà, o quantomeno non mi è dato saperlo, almeno non in Italia, perché comunque avere 2 animali, soprattutto i cani, ecco, che riescono a essere ricettivi, è un benefit, no? Sì. E di sicuro non sono influenzabili. No, assolutamente, anche se passa la corrente, esatto. Il cane fa la sua vita, fa il suo corso e rimane sensibile in base a ciò che succede. Va bene, allora ancora grazie Barbara, grazie a voi di averci seguito, alla prossima ispezione e alla prossima analisi. Ciao.